Mamma mia, sapete perché questa competizione ci piace, ci piace, ha veramente un fascino che la distingue dalle altre, perché poi possiamo dire quello che ci piace, ma non ci sono partite scontate, anche quando il parziale è ampio, no? È difficile da limare, può succedere comunque di tutto, e ci è andato veramente vicino, ci è andato, è servita una grande prestazione di Donnarumma. Ecco, diciamola tutta, c'è un po' d'Italia anche stasera, e non solo domani, no? In questa Champions, perché Donnarumma ha fatto due interventi importanti, quello su Tielemans, ma anche su Asensio, se non sbaglio, l'uscita, no? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. E attenzione, perché comunque gara molto più aperta di quello che poteva sembrare anche in Germania, no? A Dortmund, assolutamente, dove comunque Barcellona fortissimo, e qualche difficoltà, no, l'ha mostrata, e soprattutto perde dopo 24 risultati utili consecutivi. Ne dobbiamo parlare come se lo facciamo, signori miei. Dexter, stai calmo, Dexter, stai calmo. C'è il mio cagnolino qua che vuole uscire. Prima vuoi entrare, poi vuoi uscire. Mo rimane là. Stai seduto, calmo, quieto. Non farmi scherzi e stai tranquillo. Spollicione in su per il nostro caro amico algoritmo, che come al solito ha bisogno della vostra spinta. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti, e che ve lo dica a fare. Non ne citiamo nemmeno i prossimi di contenuti. Din don, la campanella. Grazie, 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 signori miei, grazie. Ma che cavolo è successo con una zanzara? Sembra che uno mi ha dato un pugno. Vabbè. E sì, parto un po' dall'Aston Villa, Aston Villa PSG. E non voglio menarmela, anzi, forse un po' sì. Non voglio menarmela, forse anche un po' sì. Cosa dicevamo, no? Potete andarlo a recuperare ovviamente, perché poi i video sono sempre lì. Ho detto, nel finale PSG ci incischiava un po' troppo, doveva e ha fatto bene a trovarlo il terzo gol, no? Dicevamo questo perché di là c'è un signore che poi diventa ingiocabile in alcune dinamiche, in alcune situazioni, e infatti trappolone nella gara di ritorno, che è iniziata in salita con il PSG, che poi ha delle armi impressionanti, e non solo lì davanti, forse soprattutto lì dietro, perché tra Hakimi e Mendes, ragazzi, sono due giocatori che fanno faville, ragazzi, l'abbiamo detto e lo rimarchiamo ancora una volta, no? Larghi o stretti, a volte li trovi a fare anche i due attaccanti, a chiudere, a proporsi. Dexter, devi stare calmo, devi stare fermo, per favore, eh? Devi stare fermo, mi stai facendo cazzare, eh? E che diamine. Ehm, sta là, mi sbatte la cosa, è una cosa un po' pazzesca. Ehm, E, l'Aston Villa che è partita strombattuto, no? Avanti, lasciava spazi, e di rimessa, ragazzi, quando ci sono spazi da attaccare l'abbiamo visto. Ma poi nel secondo tempo è salita anche in mezzo al campo l'Aston Villa, ragazzi. È salita, ha fatto delle robe pazzesche. Anche il primo gol nel primo tempo molto bello, no? Andatelo a vedere proprio per gioco. E poi mo sbatto, mo mi stai facendo arrabbiare. Mo mi stai facendo arrabbiare. Fermo, seduto, seduto. Vabbè. Scusate, scusate. Avevano proprio una voglia, no? Anche una sicurezza di comunque anche sotto di due gol, con il risultato dell'andata erano praticamente con un passivo di 4, passivo di 4. Avrebbe ammazzato qualsiasi squadra praticamente rotta, ma invece loro con grinta, lo stesso Emery, no? Anche sotto su 2-0, no, no, giochiamo perché comunque no, come se sapesse che bastava un gol per seminare un tarlo, no? Per no?
per far male. E infatti è andata proprio così, perché ne aveva presa con un grandissimo gol di McGinn. Poi i ragazzi hanno macinato e per quanto me ne riguarda avrebbero meritato anche di metterla di nuovo in equilibrio, perché sul 3-2 ha fatto un paio di interventi, quello su Tielemans, su Asensio l'uscita. Il difensore, se non sbaglio, chi è che ha segnato il 3-2? È andato, no, su quel calcio di punizione, se non sbaglio, comunque calcio piazzato, non l'ha toccata di un nulla ed era tutto Soconza, se non sbaglio. Ragazzi, ci sono andati vicinissimo e anche nel finale, l'ultimo minuto, quel tiro perfetto, impattata magnificamente, stata Pacio, non mi ricordo chi, Murato, altrimenti andava dentro. Clamorosa, bella partita, veramente aperta, veramente Emery un mattacchione, ragazzi miei, clamoroso. Ha mostrato delle fragilità che comunque ragazzi che un po' si sono forse anche un po' specchiati, quelle del Paris Saint-Germain, devono cioè, è una sconfitta che li deve un po' far pensare, soprattutto devono capire che questa non è la Ligan, non la possono giocare come la Ligan, anche sopra di 4 gol, no? Come aggregate, no? Sopra di 4 gol tu devi giocare, la Champions League tu devi giocare, se no ti surclassa, no? Se no Rashford, no, che in aria riesce con facilità, Vitigna leggero, tu devi giocare perché se stacchi ti fai male. Quindi è una sconfitta indolore che secondo me deve anche accendere una luce, no, ai giocatori. Ci siamo salvati, ma stiamo attenti perché bisogna sempre assolutamente giocare. E comunque le gare di stasera mi fanno pensare che anche domani sia il 3-0 dell'Arsenal, la nostra partita, saranno veramente sfide apertissime, aperte a qualsiasi risultato, per cui c'è solo da vederle. Sì, perché aperta è stata anche la partita del Barcellona, assolutamente sì, anche in questo caso il Borussia, anzi, in questo caso il Borussia parte forte, nei primi 10 minuti già poteva fare un paio di gol, mischioni in mezzo, no? Belli, alti, attivi, e la difesa del Barcellona soffre, sì, soffre abbastanza, devo dire, passano in vantaggio e poi è arrivato anche il secondo gol. La fortuna, diciamo, per il Barça, che poi comunque qualcosina aveva creato, perché secondo me, come si chiama, Fermin ha avuto un paio di situazioni che secondo me deve sfruttare un po' meglio, ma poi è arrivato quell'autogol che era assolutamente evitabilissima e lì ha tagliato un po' le gambe alla squadra tedesca, ma nonostante ciò, anche in questo caso, come abbiamo visto, non ti regalano nulla, nessuna squadra in una competizione del genere ti regala nulla, ci prova fino alla fine, sempre sul pezzo e oggi hanno brillato anche poco stelle come la Mille Amal, lo stesso Rafinha, mi aspetto di più da lui, tutti, ma mettiamoci i meriti del Borussia senza ombra di dubbio. E cosa volevo dire? Ghirassi, tra l'altro, se non sbaglio, adesso è il capocannoniere, 13 gol, pazzesco, ne aveva 10 prima di 13 perché fa tripletta, una roba clamorosa. E sul 3-1 è stato annullato il gol a Brandt, no? Brandt, no? Giusto perché era in fuori gioco, però rischia. Mm, Questa partita ci dimostra che anche il Barcellona, che secondo me sulle altre, per quello che ho visto, è la favorita, per quanto mi riguarda, se la Champions può avere una favorita, per me rimane il Barcellona, ma anche il Barcellona non è squadra perfetta. Ecco, questo ci dice la partita del genere, di stasera. Non è squadra perfetta, anzi, secondo me aumentano i rimproveri, i rimpianti, sì, i rimproveri, anche i rimproveri, no? Per il Borussia, soprattutto nel secondo tempo dell'andata, dove hanno completamente sbraccato. Cioè, perché anche all'andata il Borussia per un tempo, no, ha avuto le sue chance, se l'è giocata, nel secondo tempo è completamente sbracata e poi la paghi
nell'aggregate, senza ombra di dubbio, però anche il Borussia, no? Che diciamo magari non è una squadra all'altezza, eppure secondo me se l'è abbastanza giocato questo, questo quarto di finale, per cui una volta che arrivi lì le squadre cioè, si mettono in campo tutto e non è facile. E niente, signori miei, questo è quello che avevo da dire. Ovviamente la palla passa a voi, quindi se volete commentate, leccate, iscrivetevi al canale. Io faccio uscire Dexter che si è calmato finalmente, amore mio, io ti voglio bene, ma quando sto registrando non devi dare fastidio. Vieni qua, fatti vedere, dai, fatti vedere. Dai, stai calmo. Noi andiamo e un grande abbraccio, lasciate un like anche per il caro Dexter, che stasera mi ha fatto arrabbiare. Un grande abbraccio. Fammi chiudere, fammi chiudere, fammi chiudere.